Una volta ho sognato di essere una farfalla. Mi sembrava proprio di essere diventato una farfalla. Non mi ero reso conto di ritrovarmi in un sogno. Poi improvvisamente mi sono svegliato. Non vi era alcun dubbio. Io ero io, non una farfalla. Ero io che stavo sognando di essere una farfalla? Oppure la farfalla che sta sognando di essere me? Sicuramente tra me e la farfalla vi è una distinzione, anche se ciò non ne stabilisce una differenziazione assoluta. Ciò non ne renderebbe possibile quindi una relazione di causa-effetto. Zhuangzi. Eccoci tornati qua, ragazzi. Bentornati sul canale di Nicola47. Intanto vediamo di andare subito sul load, intanto così perlomeno non riparte la intro in continuazione. E che dire, alla fine ci siamo. Oggi incominceremo la porzione del gioco principale. Ho voluto per comodità resettare nuovamente la numerazione degli episodi, così giusto per un fattore psicologico del fatto che quello che abbiamo visto fino ad adesso è comunque una parte separata e che è sì collegata a quello che faremo ora da una parte, ma che comunque volendo potete anche seguire questa parte senza aver visto i 36 episodi dell'altra parte della storia. Ho voluto fare questa distinzione netta così, diciamo, anche da vedere magari sul canale è anche un po' più chiara come cosa, oltre al fatto che colorerò di sicuro il triangolino in alto a sinistra in modo diverso. Vabbè, queste sono cose che forse vi interessano fino a un certo punto. Comunque, quest'oggi finalmente incominceremo la porzione del gioco principale, la ciccia vera e propria. Infatti, nonostante le 36 puntate che ho già dedicato a questo gioco, finora abbiamo soltanto scalfito la punta della superficie, non abbiamo ancora visto niente. Infatti la parte principale durerà molto di più rispetto a quella dedicata alla Regina delle Nevi, che beh, se per caso non l'aveste vista, vi consiglio di recuperarla, tanto ci ho fatto la playlist apposta. Ma in ogni caso, diciamo, se per caso non l'avete vista e magari non avete tempo, ve la riassumo molto velocemente. È una porzione di gioco secondaria che a un certo punto del gioco è possibile intraprendere, scollegata dalla porzione principale. Queste sono cose che ho già detto, però tante volte veniste in questo video per la prima volta, insomma, vi tengo anche un po' tutti aggiornati, ecco, di tanto in tanto. Quindi scusatemi se ogni tanto mi ripeto, ma credo che sia doveroso, ecco, di tanto in tanto fare anche un po' il punto della situazione. Comunque, quella che avete sentito della intro, ho deciso alla fine di ritradurre di nuovo effettivamente quello che c'era scritto, che ho anche scoperto una cosa interessante che sono andato un attimo a cercare. Il nome di chi appunto ha scritto quella specie di poesia, diciamo, è di un filosofo cinese che si chiama Zhuangzi, che in giapponese si pronuncia invece Soushi. E infatti avevo notato che nella versione, per esempio, americana, PlayStation 1, c'era scritto Soshi, mentre invece nella versione PSP
C'era scritto Zhuangzi. Semplicemente sono la stessa persona, solo che uno è pronunciato in giapponese, ovvero Soushi, e l'altro in cinese, Zhuangzi. Molto semplice. Vabbè, questi che poi mi viene sempre da parlare per ore. Comunque, direi che possiamo non perderci in ulteriori chiacchiere e cominciare con la nostra avventura, in cui, come al solito, come ho fatto per la serie principale, quindi andremo a giocare alla versione giapponese di Megami Bunroku Persona, stavolta cominciando direttamente da una vera PlayStation 1, quindi niente emulatore, niente scorciatoie né salvataggi rapidi. E quindi sì, le cose si complicheranno un po', però mi sento anche di dire di essere diventato un pochetto più esperto nel genere, quindi dovrei riuscire a cavarmela un po' meglio rispetto a quando ho iniziato l'altra serie 3 anni fa. Comunque dai, incominciamo, che siamo già a più di 7 minuti di registrazione. Vai. Persona il Magnifico, eh? Se fosse in grado di mostrarmi il futuro, non passerei più nei guai. Oh, Uesugi, non ti si sarà mica fritta la testolina, eh? Inaba Masao, soprannominato Mark, figlio scansafatiche ed impulsivo degli Inaba Cleaning. Ma non si scherza mica qua giù. Avere il futuro tra le mani? Magari è esagerato, ma si tratta comunque di fenomeni paranormali. Avanti, scommettiamo, Mark. Uesugi Hidehiko, soprannominato Brown, pieno di sé ed in cerca di attenzioni. Oh, scommettiamo? Un all you can eat al Peace Diner di Joy Street, va bene? Grande! Beh, Ayase sta con Uesugi. Ayase Yuka, soprannominata Ayase, Kogyaru spacciata e combina guai. Anch'io faccio la mia bet su Brown. Kirishima Eriko, soprannominata Eri, signorina d'alta classe tornata in patria. È molto intelligente. Cosa? Ehi, Nanjo, Yukino, voi da quale parte state? Non mi schiero per delle stupidaggini, non mi riguarda. Nanjo Kei, soprannominato Nanjo Kun, figlio facoltoso della Nanjo Zaibatsu, è un tipo spiccatamente razionalista. Idem, veditela da solo. Mayuzumi Yukino, soprannominata Yukino-san, è considerata come una sorta di sorella maggiore dell'Accademia. Gode della fiducia da parte di tutti. Sempre la stessa storia. Quei ragazzi sono proprio una pessima compagnia. Ehi, tu, da quale parte stai? Sicuramente dalla mia, giusto? Allora, da che parte ti vuoi schierare? Allora, ma alla fine non cambia niente. Andiamo, diciamo che stiamo dalla parte di Mark, dai. Te ne pentirai. Scapperete piangendo come dei bambini. D'accordo, su, iniziamo. Allora, procediamo. Dunque, persona il magnifico, giungi a noi, te ne prego. Bene, persona il magnifico, giungi a noi, te ne prego, accetta. Serio? Perché mettersi a fare una roba simile? Non voglio. Bene, allora è già andata. All you can eat, all you can eat. Wow! Persona San, non fare il pigro e vieni. Bene, allora. Persona, il magnifico, giungi a noi, te ne prego. Bene, ecco che arriva. Eh?
Ehi, Uesugi, dopo questa Yase sembrerà proprio una stupida. Su, guarda, non sta succedendo nulla. La vittoria è mia. Siete soddisfatti? Sbrighiamoci prima che l'insegnante ci richiami. Aspettate un attimo, solo un'altra volta. È l'intromissione di Mark la causa. Avrebbe dovuto metterci più grinta. Per la miseria. Sei uno che non sa proprio quando arrendersi. Ehi, Naba, dietro le spalle, guarda. Sai, adesso è troppo tardi per prendere parte al gruppo. Che? Cos'è questo? È reale? Fino ad ora c'erano stati soltanto dei suoni. Tutto ciò è sorprendente. Ehi, Amira, è come vi avevo detto, no? La volta scorsa è stato un po' diverso, però... Aiuto! Aiuto! Cosa? Che? E questa? Fantastic! Sempre più interessante si sta facendo. Che cosa? Gente, restate in posizione. Oh!ようこそお初にお目にかかる。私はフィレモン。意識と無意識の狭間に住まう者。さて、君は自分が誰であるか名乗ることができるかね。Eccoci qua. Oh, allora, come ho detto per la serie principale, però, come ho detto, mi ripeto, stavolta concedetemelo. Ora dobbiamo selezionare in ordine, quindi dall'alto in basso, il cognome, nome e soprannome. Quindi, diciamo, il cognome lo vedrete scritto quando qualcuno ci tratterà in modo estremamente formale e quindi saranno probabilmente i professori o, diciamo, persone più alto in grado rispetto a noi. Con il nome colloquiale, soprannome proprio gli amici stretti o persone che comunque ci conoscono molto bene e hanno molta confidenza con noi. Quindi, allora, il cognome mettiamo 47, come abbiamo fatto per la serie precedente. Ok, bisogna andare, aspettate, che non mi ricordo. No, così si cancellava. Allora, così si metteva il nome. No, aspettate, ho sbagliato un'altra volta. No, questo ok, per tornare indietro, come si scendeva, aiuto. Ah, bisognava andare qua, c'è scritto proprio. Namae, che è nome appunto, significa. Qualche kanji l'ho imparato. Registrare in tempo reale è un po' più difficile rispetto a farlo in differita come facevo furbescamente nell'altra serie. Comunque, come nome usiamo gli hiragana, non i kanji, che sono questi qua, che è un bel divertimento impararli tutti, guardate quanti sono. Questi sono i kanji. E beh, sono veramente tanti e no, magari li sapessi tutti. Diciamo che qualcuno lo conosco, tipo questo, che è Shiroi, che significa bianco, e questo, se non sbaglio, significa entrare.
Questo è Kao, dovrebbe essere comprare. E poi vabbè c'è qualche altro kanji che conosco, ma ora insomma. E questo che è invece il sole. Però ora scegliamo il nostro nome in hiragana, giusto per facilità. Ora, essendo il mio in realtà un nome straniero, vi faccio vedere come andrebbe scritto il mio nome. Come effettivamente da estero dovrei scriverlo a un giapponese. Allora, innanzitutto dobbiamo cercare la I, che è qua. Allora, Ni, poi Ko, poi ci serve questo trattino, che è una specie di allungatore vocale. Ora è un po' lunga da spiegare, però sarebbe scritto il mio nome esattamente così. Aspettate che cerco la Ra, eccolo. Questo, Nikora. Si leggerebbe così in giapponese. Questo sarebbe come effettivamente andrebbe trascritto correttamente il mio nome. Però siccome mi piace di più visto in hiragana, io lo utilizzo. Noi ora andiamo su questi. Quindi mettiamo Ni Ko e poi mettiamo Ra senza, vabbè, con 3 caratteri anziché 4. Poi per soprannome, quindi questo qua sotto, non dobbiamo andare qua. Allora, ci mettiamo, vediamo un po'. Ma io direi metterci sempre Nicola. Ma sì, anche perché se no... Anzi no, voglio differenziare, così voglio vedere anche proprio quando è che ci chiamano col soprannome anziché il nome. Quindi, sai che cosa fa? Sapete cosa si fa? Noi ora si cerca, perché ora non me lo ricordo a memoria, come si scrive agente. Credo si possa mettere tutto, tipo agente 47 in giapponese. Anche se volendo potrei anche usare i caratteri normali, ora che ci penso. Vediamo se c'entra però. Agente... No, non c'entra. Allora facciamo sì, Agent 47. Vediamo se riusciamo a mettercelo. Ok, l'ho trovato. Allora, bisogna quindi andare qui con i katakana. Allora, la E. Poi l'allungatore vocalico, questo sotto. Poi andare con questo qua. Aspettate, allora. È tipo questo, ma con i trattini. Ecco, dov'è? Ah, ho capito. Allora, bisogna prima mettere questo, poi mettere le... Ok, mettere il tratteggio. Poi mettere la E, ma quella minuscola, che dovrebbe essere, ok, questa qua. Però è sempre troppo lungo. Come lo mettiamo, Perché ora so che queste sono cose superflue, però personalizziamo il più possibile la nostra partita. Mi è venuta un'idea, vai, facciamola molto semplice. Allora, ci mettiamo come... È un po' strano, però va bene. Ci mettiamo come nome 47 San, ovvero signor 47 sarebbe. Così perlomeno abbiamo un minimo di distinzione, anche se fa strano che ci chiamiamo come soprannome con il nostro cognome, però vabbè, chi se ne frega. Allora, quindi ci mettiamo questo, Sa, e poi la N, che si trova... Vediamo. Ok, ancora mi ci devo abituare alla velocità con cui li vedo i caratteri, però insomma un po' di dimestichezza in questi 3 anni ce l'ho presa, ecco, rispetto a come ho cominciato. Ok, confermiamo. Ora per un altro po' non parlerò, almeno non parlerà il Nicola di adesso che sta registrando, parlerò poi, metterò un po' tra sottotitoli e parlerò per i dialoghi magari successivi, quello mi tocca farlo in differita anche adesso perché non sarei in grado di tradurvi così tutto, e di farlo prima mentre registro preferisco farlo volta a volta sinceramente, quindi direi che possiamo proseguire. 結構ここに来て自分が誰であるか語れるものは多くない。どうやら君は合格のようだ。ところで君は自分の中に複数の自分の存在を自覚したことはないかね。神のように慈愛に満ちた自分、悪魔のように残酷な自分。人はさまざまな仮面をつけて生きるもの。今の君の姿も無数の仮面の中の一つでしかないかもしれない。しかし君は自分が誰であるか名乗りを上げた。
その強い意志に対して敬意と力を送ろう。ペルソナ、心に潜む神や悪魔の姿をしたもう一人の君を呼び出す力だ。この先必ず役に立つ時が来るだろう。さあ戻りたまえ。君があるべき時間と空のもとへ。Per cui anche voi avete assistito a quel sogno. È a dir poco strabiliante. E adesso anche lui starà vedendo la stessa cosa? Ti sei svegliato allora, 47-kun? Benvenuto nell'infermeria. Avevi proprio un bel faccino mentre dormivi. Yoshino Natsumi, dottoressa dell'infermeria della Saint Hermelin Academy. Pare che non sia in grado di cucinare. E adesso una piccola interruzione per darvi una piccola spiegazione riguardo all'ultimo dialogo che abbiamo appena letto. Ora, la prima cosa che vi salterà subito all'occhio sarà sicuramente il colore dei caratteri, che anziché essere in bianco è diventato fucsia. Questa scelta deriva semplicemente dal fatto che si sta facendo una descrizione e non si sta avendo uno scambio di dialogo. E quindi il gioco, diciamo, per sottolineare questa cosa, cambia il colore da a fucsia oppure celeste a seconda se si tratti di un personaggio maschile o un personaggio femminile. In questo caso, essendo un personaggio femminile in fucsia, altrimenti l'avremmo avuto in azzurro. Ma non è questa la cosa particolare di questo dialogo, quanto piuttosto dell'utilizzo delle parentesi tonde, che se ci avete fatto caso anche per le descrizioni che avete visto prima, ci sono sempre queste parentesi tonde nella prima riga in fondo. E che cosa rappresentano? Perché anche da come l'ho tradotto non è che si capisca molto come cosa. Tutto quello che ho detto sembra importante e non sembra esserci elementi che effettivamente necessitino di essere all'interno delle parentesi. E qui bisogna fare un piccolo riassunto di come funziona effettivamente la lingua giapponese. Infatti, a differenza dell'italiano, i giapponesi hanno ben 3 alfabeti e non uno solo, in cui ci sono l'hiragana, i katakana ed i kanji. Questi ultimi sono i più complessi. Ora, parlando dei kanji, questi personaggi il più delle volte vengono scritti a sinistra utilizzando i kanji, nella prima riga, in cui possiamo vedere i primi 2 caratteri che vedete, che sono il cognome, e invece gli altri 2 accanto rappresentano il nome. All'interno delle parentesi tonde, semplicemente viene riscritto un'altra volta il cognome ed il nome del personaggio con lo stesso ordine, per specificare come devono essere pronunciati quei kanji. E perché è necessario fare questa cosa? Perché è necessario perfino per un madrelingua giapponese aver specificato come vadano pronunciati? Perché i kanji, a seconda del contesto in cui si trovano, come sono abbinati con altri kanji, devono capire come vadano pronunciati. E quindi in questo caso, utilizzando l'hiragana qui all'interno delle parentesi tonde, il gioco spiega come effettivamente debbano venire pronunciati i kanji che vediamo a sinistra, perché altrimenti perfino un giapponese non lo saprebbe. Soprattutto per quanto riguarda i nomi propri, in cui i kanji possono assumere diversi tipi di letture anche inusuali rispetto all'utilizzo normale che avrebbero all'interno di un all'interno dei dialoghi. E quindi ogni volta che ci presentano per la prima volta un personaggio è necessario che specifichino effettivamente come debbano essere pronunciati, perché altrimenti perfino un giapponese si ritroverebbe spaesato e direbbe: come devo pronunciarlo il nome e il cognome del personaggio? E però soltanto che ovviamente nel tradurre non è che riesca a rendere tanto bene la cosa, perché o faccio lo spelling e posso rendere un minimo l'idea, che magari posso dire la prima volta velocemente Yoshino Natsumi e poi faccio Yoshino Natsumi, che forse è la cosa più simile che possiamo ritrovare in italiano, quando magari spieghi a un bambino come effettivamente bisogna leggere un determinato nome le prime volte che magari uno impara a leggere. Però non è proprio la stessa cosa, diciamo che in Giappone è parecchio più complessa come cosa. Comunque direi che ho già tergiversato abbastanza e possiamo continuare con i dialoghi successivi. 47. Tutto a posto? Ottimo, hai ripreso conoscenza, 47. Quando hanno detto che eri collassato mi sono preoccupata, sai. Takami Saeko, insegnante della classe di 47 e dei suoi compari, dal carattere solare e molto apprezzata tra gli alunni. La prego, dottoressa Natsumi, perdoni i miei ragazzi per i guai che le hanno causato.
Prendersi cura degli alunni fa parte del suo lavoro, per cui quale sarebbe il disturbo? Oh, Inaba, vedi di rifletterci un po' su. Comunque, per quello che è successo, ho sentito Ayase Kirishima. Per oggi il sostegno è cancellato. Dirigetevi piuttosto all'ospedale generale di Mikage, sottoponetevi a dei test e poi tornatevene a casa. Per cui, professoressa, pensa che siamo impazziti? Voi siete sani, basta una rapida occhiata per capirlo. È solo che quando siete caduti è bene che controllino che non abbiate preso colpi. Se non lo fate non sono tranquilla. Perfino la professoressa Saeko è preoccupata. È da non crederci. Beh, allora dirigiamoci all'ospedale. Ah, l'ospedale generale di Mikage. Ma non c'era una ragazzina nella classe della professoressa Saeko ricoverata laggiù? Intende Sonomura? Ah, è vero. Beh, a questo punto, visto che ci siete, potreste andare da Sonomura e farle visita. La ricoverano lì da quasi un anno ormai e sono sicura che si sentirà sola. Oh, ok, ci possiamo muovere. Quindi ora siamo nella fase isometrica, in cui ammetto, la prima volta che ci giocai feci parecchia fatica ad orientarmi. Perché le frecce direzionali, ve le spiego, io ora sto premendo la freccetta in basso per andare di qua, mentre io la prima volta pensavo che con la freccetta in basso io andavo da questa parte. Quindi fare un po' mente locale all'inizio non mi è stato proprio facilissimo, però insomma, alla fine ci si adatta. Allora, vediamo qui di interagire con questa scatola. Ok, vediamo un po', aspetta, che cos'era questo oggetto? Ah, ok, ripristinava un pochetto di vita. Allora, parliamo come al solito un po' con tutti i personaggi, così perlomeno facciamo proprio i completisti, anche perché in questo gioco è veramente tanto facile mancarsi anche roba importante. Quindi io comincerei con la dottoressa intanto, vai. Allora, che te ne pare delle nuove piante per interni? Danno una bella atmosfera, vero? Si dice che parlare con le piante le faccia crescere molto. Beh, anche tu, 47kun, di tanto in tanto potresti scambiarcela qualche parola. Non c'è altro da fare da queste parti. Sbrighiamoci con le seccature e finiamola, che è meglio. L'ospedale di Mikage, eh? Partendo dalla scuola bisognerà camminare un po', proseguendo lungo nord-est. Appena usciti da scuola bisogna procedere verso destra, poi arrivati sulla strada principale girare a destra e arrivati in fondo alla strada a sinistra. Beh, se non ci mettiamo a bighellonare in giro arriveremo a destinazione in poco tempo. Che poi un'altra curiosità su Mark è il fatto che effettivamente nella versione giapponese viene chiamato Mark come soprannome, anche se il suo nome vero sarebbe Inaba Masao. Infatti me ne sono accorto poi giocando alla versione giapponese che per esempio Eriko, che utilizza, per il fatto che è stata per un po' all'estero, utilizza qualche parola in inglese, c'è proprio scritto Mark. Quindi in realtà quando in America traducendo il gioco, oltre ad averli, al posto di avere questo aspetto, era diventato un ragazzo di colore con il berretto modificato, no? Ecco, effettivamente sul nome in realtà bisogna dire che era giusto, perché Mark effettivamente è il soprannome che ha, che ha anche nella versione giapponese, che come pronuncia più o meno sarebbe Maku, qualcosa del genere in giapponese. Vabbè, ora questi sono i soliti dialoghi, lo so, ma era giusto per farvi vedere lo sprite. Ora andiamo con Saeko, visto che ce l'abbiamo di fronte. Sono sicura di avervi chiesto di fare i preparativi per il festival di atletica. Come mai siete svenuti in una stanza vuota? Per il festival di atletica manca soltanto un mese e ancora non abbiamo finito i preparativi di quasi niente. Dovremmo annullare il festival di atletica per quest'anno? Venir ricoverati per un anno. Io non credo che ce la farei a resistere. Andiamo e tiriamoli sul morale. Ah, visto che ci sono, mi è venuto in mente adesso, mentre vi ho detto questa piccola curiosità su Mark, è anche il fatto che tutti i nomi furono alterati nella versione americana per la prima PlayStation. Tutti tranne Yukino in realtà, cioè in cui non fu praticamente cambiato. Al posto di Yukino l'hanno chiamata Yuki. E sapete perché molto probabilmente? Essendo lei un personaggio giocabile esclusivamente nella porzione di gioco che abbiamo già affrontato nella serie precedente, probabilmente hanno pensato, anche se non gli cambiamo il nome, chi se ne frega, tanto neanche la si vede veramente pochissimo durante la
la strada qui della Sebek che poi dovremo affrontare, però ora non voglio anticipare troppo perché appunto al momento noi non sappiamo niente, anche se diciamo che sto forse dando un po' troppo per scontato che mi abbiate guardato la serie prima. Ora interagiamo con prima l'armadietto, no, niente, e poi con questa pianta dal colore un po' sospetto. Oh ragazzo, la ringrazio di essere venuto. Vuole intagliare su di me la sua storia? E con questa semplicemente salviamo i nostri progressi. Allora, qui ci sono ancora i vecchi salvataggi. Questo è l'ultimo dell'ultimo episodio che abbiamo fatto. Io direi di salvare qua, tanto non lo utilizzeremo mai più. Quindi vai, sovrapponi nello slot 1. Vai. Ok, 15 minuti per il momento, anche se sto registrando da almeno il doppio in realtà. Possiamo vedere che partiamo già dal livello 5. Sì, questo l'avevamo visto anche durante la serie principale, ora che mi ricordo. Fammi vedere un po'. Questi per ora siamo noi 4. Che visto che ci sono anche qui, vi do un altro paio di curiosità in più che effettivamente non vi avevo dato durante la serie principale. Come per esempio lì in basso il nome, in cui c'è scritto appunto a sinistra il nostro cognome, 47, a destra il mio nome, Nicola, e sotto 47 San, il soprannome. E lo stesso poi per gli altri, in cui possiamo vedere appunto i kanji rispettivi prima del cognome, poi del nome e sotto il soprannome. In questo caso Nanjo, per esempio, viene chiamato Nanjo-kun, Nanjo-kun, che vorrebbe dire signor Nanjo praticamente, Kun è praticamente un onorifico, e questo significa che è una persona rispettabile che comunque ha una certa autorevolezza nonostante comunque abbiamo la stessa età. Poi qui abbiamo Mark, infatti sotto c'è scritto Mark, e Yukino, e lei, anche lei infatti ha l'onorifico San, che dovrebbe essere addirittura di grado più elevato rispetto a Kun, se ben ricordo, che mi sembra che si utilizzi maggiormente per le femmine, San, e Kun invece per i maschi, anche se anche ai maschi viene dato l'appellativo San. Infatti mi sono voluto chiamare 47 San perché effettivamente anche nei maschi si può trovare. Comunque questo più o meno è quanto. Vabbè, per ora abbiamo il nostro livello, il livello persona, ma quello ci arriveremo più tardi, che mi sono ripromesso di, diciamo, di darvi un po' meno informazioni tutte insieme, perché mi rendo conto che tendo a fare tanti spiegoni, però diciamo che questo gioco tende anche un po' a farlo. Quindi va bene, intanto per ora qua non ci interessa molto. Giusto... Ah, aspetta, una cosa però sì, mi interessa già adesso, ovvero l'automap, che non la voglio libera, ma la voglio bloccata. Poi il resto mi va benissimo così, e il resto lo vedremo dopo. Che ora vi spiego che cosa fa l'automap. Abbiamo salvato, quindi possiamo andare. Ecco, l'automap semplicemente fa in modo che quando noi giriamo la visuale, la minimappa lì in alto a destra non gira insieme a noi, molto semplicemente. E io mi ci trovo meglio sinceramente perché almeno riesco ad orientarmi meglio su dove andare. Poi, allora, tenendo premuto il tasto Select, ci toglie tutto l'HUD e possiamo vedere tutto liberamente, senza quindi niente. Possiamo goderci il paesaggio tenendolo premuto. Poi, premendo Start, invece ci dice dove ci troviamo. In questo caso ci dice che ci troviamo alla scuola dell'Ermellino, letteralmente è questo, al primo piano. Poi premendo il tasto triangolo non succede niente, col tasto quadrato andiamo su questo menu. Ah, intanto qui suonano la campanella. Col tasto cerchio niente, col tasto X niente, con L1 ed R1 invece si può andare così di lato a destra e a sinistra. Con R2 invece si apre questo menu che ora che ci penso mi sa che è la prima volta che ve lo faccio vedere. Questo ci servirà più tardi, quindi per il momento lasciamolo dov'è. E con L2 invece vediamo la mappa in cui possiamo visualizzare soltanto i luoghi da noi già visitati. E possiamo vedere che per esempio questa zona ce la dà già contrassegnata. Mi chiedo come mai. Probabilmente per dove siamo stati all'inizio, prima in quello sgabuzzino? Non lo so, vediamo.
Anzi, andiamoci subito, sono curioso, scusa. Che effettivamente... Allora, tanto ora voglio con calma visitare tutte le stanze, parlare con tutti come si deve, come ho fatto anche nella scorsa serie in realtà. Allora, fammi vedere qui cosa c'è. Ah, è bloccata. Ok. Però è strano che nella mappa me lo dava già esplorato. Boh, non lo so. Comunque. Allora, andiamo un po' per di qua. Da dove si comincia? Facciamo così. Andiamo da questa parte, vai. Sì, tanto una zona vale l'altra ora, non mi interessa.